Benvenuti e bentornati su Dai Colori ai Sapori. Io sono Valentina e oggi vi mostrerò come preparare gli Yachaejong. Non so se l'ho detto nel modo corretto, ma sono dei deliziosi pancake coreani a base di verdure e sono sicura che agli amanti dei sapori orientali questa ricetta piacerà moltissimo, ma anche coloro che non hanno mai provato i sapori orientali sono sicura che apprezzeranno. È una ricetta vegana, facile e veloce da preparare. Infatti questi pancake sono senza uova, senza burro, senza latte e senza lievito, quindi se non li avete mai provati dovete assolutamente provarli. Vediamo insieme come farli. Ci serviranno circa 150 g di carote, che sono 2 carote grandi, e le tagliamo alla julienne. Una volta fatto, mettiamo le carote in una ciotola bella capiente. Poi ci servirà 140 g di cipolla, nel mio caso una cipolla e mezza. La tagliamo nel senso della sua lunghezza, bene o male tutte le verdure dovranno avere una lunghezza simile. Cerchiamo poi di separarle con le mani e poi le possiamo aggiungere nella ciotola. Utilizzeremo poi 200 g di cavolo cappuccio, lo dividiamo a metà e anche in questo caso lo tagliamo all'incirca della lunghezza delle altre verdure. Una volta fatto aggiungiamo anche il cavolo cappuccio e poi ci servirà una patata, ovvero 140 g. La tagliamo alla julienne, bene o male dello stesso spessore delle carote. Aggiungiamo anche le patate e con le verdure abbiamo finito. Ora prepariamo la salsa. Aggiungiamo 3 cucchiai di salsa di soia e un cucchiaio raso di aceto di mele o di aceto di riso o di aceto di vino bianco, un cucchiaio di semi di sesamo e infine, se gradite, anche un pizzico di peperoncino. Mescolate e poi lasciate da parte per dopo. Ora torniamo alle nostre verdure. Aggiungiamo poco più di mezzo cucchiaino di sale, un cucchiaino bello pieno di zenzero, 170 g di farina 0 o 00 oppure per chi è celiaco di farina di riso, 30 g di amido di mais e 200 g di acqua. E poi mescolate. All'inizio vi sembrerà secco il composto, ma mano a mano che lo mescolate vedrete che diventerà più cremoso. Quando sarà diventato così ci possiamo fermare perché la pastella si è amalgamata. Io per comodità ho utilizzato una padella wok antiaderente col fondo di circa 15 cm. Se non l'avete vi consiglio comunque una padella di piccole dimensioni. Il segreto per farli venire croccanti è l'olio, quindi dovrà essere sempre ben oliata la padella. Io ho utilizzato l'olio di girasole perché ha un sapore neutro. Distribuite il composto aiutandovi con un cucchiaio in modo da dargli una forma circolare. Aiutatevi anche con una forchetta. Poi, dopo circa un minuto e mezzo, prendete un mestolo piatto, io in questo caso ho utilizzato la schiumarola, e schiacciate in questo modo, ovviamente senza esagerare. Dopo che è cotto circa 4 minuti possiamo rigirarlo. Aggiungiamo un goccino d'olio, schiacciamo nuovamente e dopo altri 3-4 minuti è pronto. Questi pancake sono perfetti sia come antipasto che come secondo. Per un abbinamento perfetto vi lascio il link qui sotto della ricetta del mio riso ai sapori orientali che ho fatto qualche tempo fa. Infatti io li ho mangiati insieme e ci sta veramente benissimo. Io li ho fatti di 15 cm, ma voi potete benissimo anche farli più grandi. Potete anche utilizzare verdure diverse oppure quelle che avete a disposizione in frigo. Insomma, vi potete sbizzarrire. E che ve lo dico a fare, con questa salsina sono veramente di un'altra categoria.
E anche con oggi il video si conclude qui. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, fatemelo sapere mettendo un bel like e iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Io vi ringrazio per essere stati qui con me e noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Dai colori ai sapori. Ciao! Ah, e mi raccomando, taggatemi su Instagram se fate le mie ricette.